Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Come vedete qui davanti a me c'è la KTM Scarp del team KTM Alchemist powered by Brenta Brakes, il team italiano specializzato nelle gare di lunga distanza. Oggi andiamo a entrare nei dettagli della loro Scarp Exonic, il modello top di gamma di KTM, una bicicletta veramente bella che quest'anno ha la grande novità di avere sospensioni realizzate da Öhlins. Quindi in collaborazione con Andreani il team KTM Alchemist utilizzerà all'anteriore la Öhlins RXC34 e al posteriore, quindi come ammortizzatore, l'Öhlins TTXC2, quindi quello con la camera un po' più grande. Entrambi sono stati settati appositamente per i ragazzi del team, come ci racconta Nicola Samparisi. Un materiale davvero ottimo e abbiamo fatto appunto 2 giorni di test con i ragazzi di Andreani per capire un po' e cercare di trovare il setting migliore per le gare. Così a primo impatto, dopo la prima corsa tappe, direi che siamo veramente al top come qualità. E davanti sono più o meno 87, però dentro dei Pro Impact. Dietro l'ammo lo tengo a 220 e ho un token nella camera negativa per aumentare un po' la durezza, la rigidità nell'intermedio. Secondo me la vera differenza è soprattutto sulla forcella, è una forcella che lavora molto bene subito anche con le micro vibrazioni e ti lascia molto più fiato tra virgolette in discesa e le braccia tranquille, insomma. Super particolarità sono i perni che sono realizzati in titanio da Meti di Dante Codeluppi. Molto interessante perché i ragazzi di KTM Alchemist hanno fatto modificare quello che è il perno anteriore con chiave da 6, perché le Öhlins escono di serie con chiave da 5. Per chi fa gare ad altissimo livello, avere solo una chiave ai box e poter andare più velocemente possibile senza doverle cercare, si risparmiano quei 2 secondi che possono risultare importanti in un cambio gomme in caso di foratura. Tutto il resto della componentistica rimane abbastanza simile a quello che è il passato. Partiamo dalla sella, che è una SMP F30C con caro in carbonio e colorazione personalizzata per andare a avere un tutt'uno anche di estetica con la bicicletta. Il reggisella telescopico, che è il Lev C con fodero in carbonio, il manubrio che è realizzato da KS e l'attacco manubrio sempre KS. Anche quello che sono i portaborraccia sono KS. Il cockpit è completato da il comando remoto del telescopico, che naturalmente KS sopra il manubrio, e il nuovo controllo delle sospensioni Öhlins. Questa bicicletta monta il gruppo SRAM XX-SL, quello più nuovo, quello più leggero realizzato da SRAM, e ha il comando in cui Nicolas l'ha posizionato per andare a fare le cambiate il più velocemente possibile. I freni non sono SRAM, sono XTR, quindi vanno sulla affidabilità totale di Shimano. Naturalmente, essendo powered by Brenta Brakes, ci sono le pastiglie Brenta, quindi pastiglie fatte in Italia che i ragazzi naturalmente sostituiscono a seconda della tipologia di terreno e della tipologia di condizioni atmosferica. Le ruote sono realizzate Alchemist, quindi ruote italiane, in questo caso sono le RR2. Il canale interno vari tra l'anteriore, che è da 27, e il posteriore, che è da 25. Su questa bicicletta tra l'altro vediamo anche delle nuove gomme Schwalbe First Ride. Queste non sono state ancora presentate, ma sembrano delle Thunderbird un po' più tassellate, quindi sicuramente un prodotto molto interessante che Schwalbe ha dato da testare proprio ai ragazzi di KTM Alchemist. Dentro questi nuovi copertoni inoltre ci sono gli inserti Pack Evolite realizzati sempre da Andreani. Una piccola chicca è il Power Meter XKD, un partner con cui la squadra sta lavorando da circa 2 anni, quindi un power meter non troppo conosciuto ma sicuramente molto interessante e che al pubblico ha un punto prezzo ben più basso rispetto a quello dei diretti concorrenti. Guarnitura in carbonio SRAM XX SL, i pedali che sono i Look X-Track Carbon TI, quindi quelli più leggeri. Le catene sono fornite da Taglia con trattamento Zero Factory, così come tutti i cuscinetti sono trattati proprio da Zero Factory. Conclude
il tutto il computer di bordo Garmin. Bene, questa ragazzi era la KTM Scarp Exonic di Nicola Samparisi del KTM Alchemist Powered by Brenta Brakes. Come al solito, ultimi 3 consigli: un bel like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto gas aperto. Alla prossima!